Vuoi fare l'animazione ma non hai esperienza? Oggi vedremo cosa devi sapere e qual è la tecnica migliore per iniziare. Parliamo ancora di stop motion. Eh sì, per fare animazione stop motion non bisogna saper disegnare e questo la rende forse la tecnica migliore per iniziare, proprio perché per una persona che non sa approcciarsi ancora molto bene al disegno potrà essere complicato programmare i vari movimenti. Perciò la stop motion è utilissima, infatti si basa su un principio molto semplice. Scatta, sposta e scatta. Più semplice di così non si può. Ma oltre a questo è anche molto utile per capire i principi dell'animazione, che andiamo a vedere insieme. In questo video abbiamo visto i materiali che avete bisogno per fare la stop motion, in cosa consiste la tecnica e l'app Stop Motion Studio, che secondo me è una delle migliori per iniziare. Oggi invece ci focalizzeremo sulle linee guida che dovete sapere prima di iniziare a fare animazione e sui 12 principi che andrebbero sempre seguiti. Ma prima facciamo un brevissimo recap. La stop motion funziona così: scatta, sposta e scatta. È molto semplice, infatti per fare animazione stop motion avete bisogno di un oggetto da animare, che può essere qualsiasi cosa vogliate, che sia della plastilina, una gomma, una caramella, veramente si può fare con qualsiasi cosa, anche con le persone. Avete poi bisogno di una videocamera, che può essere quella del vostro telefono cellulare oppure una videocamera a parte. Per iniziare vi consiglio di usare il vostro cellulare, anche perché, usandolo questo, avete già incorporata la terza e ultima cosa della quale avete bisogno, ovvero un'applicazione. Eh sì, perché non basta fare le foto, bisogna anche metterle insieme e montarle. E c'è un'app gratuita che si chiama Stop Motion Studio, che vi consiglio per iniziare perché secondo me è davvero la più completa. Prima di iniziare dovete sapere una cosa, ovvero che in animazione il tempo si misura in frame per secondo, ovvero il numero di scatti o disegni dei quali voi avete bisogno per comporre un secondo di animazione. Per iniziare io vi consiglio di lavorare a 12 frame per secondo, ovvero tenete a mente che ogni 12 foto, ogni 12 scatti che voi avete, avrete composto un secondo di animazione. In una fase preliminare questo non vi serve, se dovete solamente sperimentare, capire un attimo come funziona l'animazione, è solo una cosa che voi tenete a mente per poi quando farete delle cose un po' più complesse che richiedono effettivamente un timing ben definito. Però è molto utile questa informazione perché se avete già provato a giocare con Stop Motion Studio vi sarete accorti e accorte che nell'applicazione potete selezionare il numero di fotogrammi per secondo. Io vi consiglio di iniziare settandolo su 12, poi man mano che avrete esperienza, lo vedremo in un video dedicato, potrete passare anche ai 24 frame per secondo. Vediamo quindi i fantomatici 12 principi dell'animazione e senza questi principi non ci sarebbe proprio l'animazione. Io per oggi ve ne parlo in una chiave più specifica, ovvero quella della stop motion, perché sono validi per qualsiasi tipo di animazione, ma per la stop motion ci sono delle accortezze un po' diverse o anche delle limitazioni che nell'animazione 2D o 3D invece non ci sono. Il primo principio di cui voglio parlarvi è la messa in scena, ovvero dobbiamo creare una scena, un'inquadratura, una composizione dove il soggetto deve essere ben chiaro, le luci devono essere ben calibrate, le ombre non devono essere doppie. E nel caso della stop motion già questo step potrebbe risultare un pochino complesso perché abbiamo già bisogno all'inizio di avere una buona illuminazione, di sapere un minimo usare la fotocamera per le inquadrature per creare qualcosa che sia anche esteticamente corretto da guardare, quindi l'inquadratura non deve essere storta e avere tutte quante quelle accortezze. Se state usando l'applicazione Stop Motion Studio, avete una griglia che è divisa in terzi. Ecco, vi basterà mettere il vostro soggetto o precisamente al centro, o un po' più a destra, o un po' più a sinistra, dove le linee si intersecano e avrete un'inquadratura che può funzionare bene per iniziare. Notiamo già una differenza con l'animazione 2D, perché nell'animazione 2D le luci e le ombre vengono aggiunte in seguito, mentre nell'animazione stop motion dobbiamo averle già instaurate prima di iniziare ad animare. Nonostante in post si possano correggere alcune cose, è importante che le luci principali siano calibrate al modo corretto. Squash e stretch, letteralmente schiacciare e allungare. Ecco, questo principio è davvero fondamentale.
In stop motion è vero che se non usiamo la plastilina o comunque materiali malleabili sarà difficile strecciare e schiacciare i nostri personaggi, ma negli altri tipi di animazione questo è davvero fondamentale, anche per rendere più reale il movimento. Anche se nella realtà, quando lanciamo una palla per terra e questa rimbalza, questa non si schiaccia così tanto e non si allunga così tanto quando sale, in animazione dobbiamo enfatizzare quanto più possibile e questo perché dobbiamo dare vita a oggetti che di solito non ce l'hanno. È comunque una cosa non immediata e che con l'esperienza imparerete a fare sempre meglio. Esagerazioni. In animazione, come vi accennavo, tutto deve essere esagerato, quindi se il nostro personaggio resta sbalordito per qualche motivo, gli cadrà la mascella e sarà proprio clamorosa questa cosa. Perché? Perché bisogna esagerarlo il movimento. Quando il nostro personaggio prende un pugno in faccia, tutta la faccia verrà deformata. È vero che nella realtà non succede esattamente così, non si deformano così tanto le cose, ma in animazione dobbiamo impegnarci a farlo quanto più possibile. Questo vi aiuta anche a rendere le vostre animazioni molto interessanti. I fotogrammi chiave o keyframes sono quelle pose che sono quelle principali del movimento che noi dobbiamo animare. E qui c'è un esempio molto chiaro. Abbiamo l'esempio di questo omino che deve camminare, prendere una cosa che è per terra e andare a scrivere alla lavagna. Quindi il nostro primo keyframe sarà il personaggio che cammina, il secondo keyframe sarà il personaggio che raccoglie l'oggetto e il terzo keyframe sarà il personaggio che inizia a scrivere. E questa cosa è valida per tutte le azioni. Dopo aver disegnato questi fotogrammi chiave, disegniamo poi gli in-between, che sono invece tutti i movimenti che stanno fra una posa e l'altra, quindi fra un fotogramma chiave e l'altro. Va da sé però che in stop motion questa cosa non sia esattamente possibile, a meno che non abbiate uno storyboard già fatto bene, che possa già racchiudere delle pose principali. È una cosa che dovete semplicemente tenere a mente perché la stop motion funziona per molte cose diversamente rispetto all'animazione 2D. Anticipazioni. Nella vita reale noi anticipiamo i nostri movimenti. Ad esempio, prima di sbadigliare iniziamo a chiudere gli occhi, oppure prima di alzarci dalla sedia ci raggruppiamo e dopo ci alziamo in piedi. Non è che ci alziamo e basta, ma prima ci appoggiamo e poi ci alziamo. Queste qui sono tutte quante anticipazioni che nella vita reale facciamo perché funzioniamo in questo modo. Perché è vero che l'animazione è un mondo un po' a sé, però comunque deve trarre delle cose dalla realtà e qui ci rifacciamo sempre alle esagerazioni. Esagerazioni e anticipazioni alcune volte possono andare di pari passo. Slow in e slow out, ovvero accelerazione e rallentamento, se possiamo definirli in questo modo. E quando un oggetto o un personaggio iniziano a compiere un movimento, all'inizio si andrà accelerando, mentre quando si deve fermare il movimento si andrà rallentando. Questo è molto importante perché renderà la vostra animazione sempre più fluida. È un concetto questo che va di pari passo con un altro principio dell'animazione, ovvero quello dei tempi. Gli oggetti e i personaggi si muovono in base al peso che hanno, quindi una palla molto pesante non potrà rimbalzare con molta forza e andare molto velocemente verso l'alto, ma invece compirà dei movimenti che sono un po' più goffi. Questo come nel caso in cui noi avessimo un personaggio molto magro, si muoverà con più agilità, sarà più veloce, se invece abbiamo un personaggio più robusto, i movimenti non saranno così veloci come per il personaggio molto smilzo. Quindi se voi tenete conto del fatto che le cose si devono muovere in base al peso che hanno e che all'inizio del movimento si accelera e prima di fermarsi si rallenta, le vostre animazioni saranno già abbastanza plausibili dall'inizio. Gli archi. In animazione tutto si muove secondo archi. Mi spiego meglio. È semplice capirlo nel caso della palla che rimbalza. Vi faccio questo esempio, anche se può risultare noioso, perché è il più semplice. La palla rimbalza in questo modo. Poink, poink. E compie degli archi, perché sale, a parabola scende, poi risale e poi riscende. Sono tutti quanti archi. Ma pure gli altri movimenti funzionano in questo modo. Vi faccio l'esempio di voler salutare una persona e quindi possiamo avere un personaggio che può essere più o meno umano. Quando salutiamo qualcuno e facciamo ciao, facciamo questo e facciamo un arco con la mano da qui a qui.
Questo arco è dovuto al fatto che noi abbiamo una giuntura, un perno, che è il nostro gomito, e quindi necessariamente staremo facendo un arco. Questo funziona anche nel caso in cui vogliamo girare la testa da una parte all'altra. Lo giriamo, questo è l'arco, e noi giriamo la testa così. Tutto in animazione è animato ad archi. E anche in stop motion questa cosa è valida, è sempre valida, perché se non seguiamo delle traiettorie, degli archi ben precisi, la nostra animazione risulterà così, tutta quanta tremolante, e sarà un po' strano vedere qualcuno che si muove in questo modo. Azioni a seguire e sovrapposte. Questo tipo di azioni servono a far capire che il nostro personaggio corrisponde alle effettive leggi della fisica. Infatti le varie parti del corpo non si muovono tutte quante alla stessa velocità e ne è un esempio proprio la corsa. Infatti quando un personaggio inizia a correre, i capelli non iniziano a muoversi subito, così come quando poi il personaggio si ferma. Il personaggio si ferma, ma i capelli continueranno a muoversi. Vediamo ora gli ultimi due principi che per iniziare possono anche essere facoltativi, ma dovete sapere che esistono. Parliamo quindi di azioni secondarie. Le azioni secondarie sono quelle azioni che danno la personalità al nostro personaggio o alla nostra personaggia. Ad esempio, il modo in cui ondeggia le braccia quando cammina è un'azione secondaria perché per fare l'animazione pulita non serve tenere conto di questa cosa, ma se vogliamo dare un carattere in più al nostro personaggio, invece dobbiamo tenere conto anche di questo. Quindi le braccia ondeggeranno in un certo modo o la testa avrà lo sguardo più in alto rispetto a quello più in basso. Chiudere o aprire le palpebre più o meno rapidamente. Tutte quante cose che danno appunto la personalità. La cosa importante delle azioni secondarie è che non devono distogliere l'attenzione dall'azione principale, devono essere complementari. Quindi è vero che magari il personaggio ondeggerà le braccia in un certo modo, ma starà sempre camminando mentre lo fa e questo deve essere evidente, quindi sono azioni secondarie che accompagnano il movimento principale. Il volume dei corpi. I nostri personaggi devono avere dei volumi che siano leggibili e questo ce l'insegna proprio il character design. Infatti il volume dei corpi è più legato a questa branchia che proprio l'animazione in sé, perché dobbiamo imparare a gestire bene il peso del nostro personaggio. Se un personaggio è più snello, tutto quanto il peso si svilupperà nell'altezza del personaggio, mentre se il nostro personaggio è più robusto, ci saranno delle forme che ci fanno intendere che il personaggio sia tridimensionale. Quindi questo principio vuole solamente ricordarci che i nostri personaggi devono essere plausibili e quindi le loro forme e i loro volumi devono rispecchiare quelle che sono le caratteristiche del personaggio, ma devono anche essere conformi a quella che è la fisica. Ultima, ma non per importanza, l'attrattiva. L'attrattiva è il fatto che quello che noi guardiamo deve essere accattivante, deve essere bello e questo va di pari passo con il disegno e col design. Più il nostro personaggio sarà carino, accattivante e proprio bello da guardare, così come anche l'ambientazione, più le persone saranno invogliate a continuare a vedere quello che stanno osservando. Io spero davvero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un commento, ma non esitate anche a fare delle domande. Se volete che approfondiamo qualche principio, che facciamo più esempi, veramente chiedete qui sotto e arriverà un video pronto per spiegare in modo più dettagliato le cose che magari qui sono state poco chiare. Vi ringrazio ancora per averlo visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!